22 novembre 1963. È mezzogiorno passato quando una limousine nera avanza lentamente tra la folla. Al suo interno c'è John Fitzgerald Kennedy, 35esimo presidente degli Stati Uniti. Sorride, saluta, non immagina che quel tragitto diventerà uno dei momenti più oscuri della storia moderna. La guerra fredda è al suo culmine. Cuba, Unione Sovietica, servizi segreti e politica interna americana creano un clima teso, quasi esplosivo. Ma nessuno immagina che quel giorno tutto stia per cambiare. Ore 12:30. 3 colpi di fucile rompono l'aria. Uno manca alla limousine. Il secondo colpisce Kennedy al collo e ferisce il governatore John Connally. Il terzo, l'ultimo, colpisce Kennedy alla testa. Il filmato amatoriale di Abraham Zapruder cattura tutto. Il frame 313 diventerà uno dei fotogrammi più analizzati di sempre. Il presidente colpito in pieno, la testa che si muove all'indietro. Un dettaglio che aprirà decenni di dubbi e interpretazioni. Kennedy viene dichiarato morto alle 13:00 al Parkland Hospital. L'America sprofonda nel silenzio. Poche ore dopo, la polizia arresta un sospettato, Lee Harvey Oswald. Un ex marine, vissuto in Unione Sovietica, simpatizzante marxista. Un profilo che sembra costruito per essere colpevole. Lavorava da pochi mesi nel Texas School Book Depository, proprio l'edificio da cui sarebbero partiti i colpi. Ma Oswald nega tutto. I'm just a patsy. Sono solo un capro espiatorio. Prima che possa parlare, accade l'impossibile. Due giorni dopo l'attentato, nel seminterrato della polizia di Dallas, Oswald viene assassinato in diretta TV da Jack Ruby, proprietario di un nightclub locale con contatti nel sottobosco criminale. In quel momento l'unico sospettato scompare e con lui la possibilità di un interrogatorio completo. Nel 1964 la commissione Warren stabilisce: Caro signor Presidente, la sua commissione d'inchiesta sull'assassinio del Presidente Kennedy, avvenuta il 22 novembre 1963, dopo aver completato l'incarico in conformità dell'ordine esecutivo 11.130 del 29 novembre 1963, presenta il suo rapporto finale. Oswald ha agito da solo. Ha sparato 3 colpi con un fucile Carcano 6.5 mm. Nessuna cospirazione. Jack Ruby ha ucciso Oswald per impulso. Una versione rapida, chiara, ufficiale. Ma non tutti ci credono. Col passare degli anni emergono elementi che non combaciano. Molti testimoni riferiscono 4, 5 o più spari e provenienti da direzioni diverse, incluso il famoso Grassy Knoll, il colle erboso. La traiettoria del proiettile che avrebbe colpito Kennedy e Connally, compiendo 7 deviazioni, appare incredibilmente complessa. Oswald non era considerato un tiratore scelto. Molti esperti dubitano che potesse colpire con quella precisione e velocità. Jack Ruby, i suoi legami e il suo accesso al seminterrato della polizia è ancora oggi inspiegabile. Decine di migliaia di pagine della CIA e FBI sono state rese pubbliche negli ultimi anni, ma alcune rimangono ancora oggi classificate. Non parliamo di leggende, ma delle piste discusse in commissioni e documenti ufficiali. La CIA, motivi legati a Cuba, alla Baia dei Porci e ai contrasti interni con Kennedy. La mafia americana, i fratelli Kennedy, stavano duramente colpendo Cosa Nostra. I cubani anti-Castro, furiosi per la mancata invasione dell'isola. Apparato militare industriale, contrari all'idea che Kennedy potesse limitare l'espansione in Vietnam.
Nessuna di queste piste è stata mai comprovata, ma nessuna è stata esclusa con certezza. La commissione ufficiale del Congresso degli Stati Uniti arriva a una frase storica. È probabile che Kennedy sia stato ucciso come risultato di una cospirazione. Non identifica i responsabili, non fornisce un movente definitivo, ma mette in discussione la versione Warren per sempre. Tra il 1963 e il 1966, più di 30 testimoni collegati, direttamente o indirettamente, all'attentato muoiono in circostanze anomale. Incidenti, suicidi improvvisi, infarti fulminei, omicidi insoluti. Statisticamente, un'anomalia difficile da ignorare. Perché dopo 60 anni il caso non è ancora chiuso? Perché alcune prove sono incomplete o scomparse. L'autopsia fu gestita male. Alcuni documenti della CIA e FBI restano secretati. Molte persone chiave morirono troppo presto. La guerra fredda creava un contesto perfetto per qualunque complotto. L'assassinio di JFK rimane una ferita aperta, un puzzle che nessuno è ancora riuscito a ricomporre del tutto. Oggi a Dealey Plaza una semplice X segna il punto esatto in cui il presidente venne colpito. Turisti, curiosi, studiosi, tutti tornano lì come attratti da qualcosa che sfugge. Perché, dopo 60 anni, questo caso continua a inquietare il mondo? Perché ogni documento rivelato apre nuove domande e ogni domanda porta sempre allo stesso dubbio. JFK è davvero stato ucciso da un uomo solo? O la storia che ci hanno raccontato è solo la superficie della verità? Questo è Mappe Oscure. Se vuoi altri viaggi dentro i misteri più protetti del mondo, iscriviti al canale, lascia un like e condividi il video. Il prossimo enigma ti aspetta.